Sai come poter chiamare ogni singolo motore all'interno del tuo programma, ma senza andare ad aumentare il tempo ciclo della tua CPU? Se questa è una soluzione che hai sempre pensato che si potesse adottare in maniera semplice, non è proprio così. C'è da fare qualche passaggio in più e se vuoi scoprire come poterlo fare, seguimi fino alla fine perché ti darò la soluzione o le diverse ipotetiche soluzioni che potresti adottare. Innanzitutto mi presento, se ancora non mi conosci, sono Strong Alessandro, programmatore PLC Siemens e se ancora non l'hai fatto mi raccomando iscriviti e attiva la campanellina perché tra poco andremo a vedere un qualcosa nel dettaglio sul nostro ti apporta proprio per andare a risolvere questo tipo di problema che di sicuro potresti incombere ogni singolo giorno quando andrai a programmare. Innanzitutto prova a pensare, stai facendo un impianto, stai facendo una macchina e questo tipo di progetto ha diversi attuatori, ha diversi dispositivi e devono essere richiamati ogni singola volta, a ogni ciclo casomai, perché giustamente ogni componente deve lavorare, funzionare correttamente, ma soprattutto deve essere sempre attivo, quindi sempre operativo. Quello che succede nella maggior parte delle situazioni è che finché abbiamo pochi componenti, pochi dispositivi, tutti i santi aiutano perché si possono richiamare nello stesso identico momento, quindi nello stesso ciclo e il nostro PLC sarebbe sempre performante, sempre veloce, ma nel momento in cui abbiamo molti componenti, molti motori, molti dispositivi, molti attuatori, molte tipologie di qualsiasi cosa che vogliamo richiamare all'interno del nostro software, ecco che lì in quel momento richiamandoli tutti in una sola volta, quindi come se fosse un sol boccone, sarebbe veramente difficile perché in quel preciso momento tieni in considerazione che ogni singola funzione, ogni singola operazione che viene svolta dal PLC ha un tempo, ha un lasso di tempo in cui va a dedicare proprio per questo tipo di operazioni. Quindi se tu hai un motore, ok, impiegherà tot nanosecondi per andare a eseguire. Nel momento in cui avrai 10 motori inizierà a lavorare su qualche millisecondo, si spera inferiore a 3, naturalmente dipende da quanto è pesante la logica che si va a creare per ogni singolo motore e successivamente prova a immaginarti, io ho 100 motori, 1000 motori all'interno del mio impianto, della mia macchina, un numero veramente elevato, ecco che in quel momento il PLC se li vado a richiamare tutti in una sola volta all'interno di un ciclo, avrei una CPU che mi va a superare i 100 millisecondi di lavorazione, quindi il lasso di tempo da quando inizia la B1 affinché non va a riciclare un'altra volta. E quindi avrei delle latenze, dei segnali che mi aspetterei un ritorno immediato, ma soltanto che ho il PLC che prima di arrivare a quel segmento di quel determinato segnale ci impiega 100 e passa millisecondi, quindi avrei dei ritardi su tutti gli altri funzionamenti del mio progetto e questo sarebbe un grandissimo danno che tu hai creato a tua volta sul tuo progetto. Ecco che andiamo adesso a risolvere il problema in questo modo. Innanzitutto apriamo il nostro progetto PLC, andiamo a creare una nostra funzione, ipotizziamo. Innanzitutto abbiamo 100 motori, ipotizziamo di avere 100 motori. Vado innanzitutto a creare la mia funzione FC per andare a richiamare ogni singolo motore. Quindi FC motor call, ok, faccio il cop e lo apro. Successivamente vado a creare la mia funzione per il motore. Ipotizziamo di creare una FB dove all'interno sono presenti tutte le logiche di funzionamento del singolo motore, quindi mi vado a creare la mia FB, quindi vengo qui, FB motor, basta. Poi immaginiamo di averla programmata con i suoi input, con i suoi output e così via. E a primo impatto quello che succede è questo. Prendo la mia funzione, la applico all'interno e da qui vado a creare la mia DB M1 e faccio invio e mi viene creata la DB, il database del motore proprio qua a sinistra. Se io ho bisogno di andare a creare 100 motori, quello che succede è proprio questo. Prendo ancora l'FB, posso fare anche copia e incolla e cambiare il numero della DB sopra, è uguale il lavoro. DB motore 2, invio, guardate, DB motore 3, quindi DB motore 3, invio, invio e invio ancora. E lui va a crearmeli in sequenza, uno dopo l'altro. Immagina di averlo fatto 100 volte. Problema che, come dicevo prima,
se parte il PLC a fare la sequenza, entra nel primo blocco, lo va a eseguire e impiega un lasso di tempo. Successivamente va nel secondo e per essere eseguito impiega un lasso di tempo. Vedi, tutti questi lassi di tempo vanno ad accumularsi. Più. E dopo tu avresti un PLC che è saturo, naturalmente non riesce a essere abbastanza performante, non riesce a essere veloce. E quindi sarebbe un rischio, ma non solo per i motori stessi che hanno una latenza, hanno un ritardo nell'esecuzione soprattutto, ma anche nei timer, ma soprattutto anche per tutti gli altri dispositivi che sono applicati all'interno del tuo progetto. Hai mai pensato di ricevere il segnale da un encoder o da una macchina particolare, quindi un segnale da esterno, oppure dover inviare il segnale in un supervisore, ma hai un problema, la latenza è un problema che è il ritardo nell'invio e nella ricezione di questi segnali causato dal tuo stesso programma. Puoi creare problemi interni, puoi creare problemi esterni, ma se non lo risolvi non lo risolverai mai. Ecco che andiamo a vedere come poter optare un'altra soluzione. Per ogni singolo ciclo, per esempio, puoi andare a richiamare, scusami, diversi gruppi di motori, tipo dall'1 al 10 richiami in un ciclo, dall'11 al 20 ne richiami un altro ciclo, poi vai dal 21 al 30 e ne richiami un'altra slot. Ecco, ogni singolo ciclo vai a richiamare gruppi di motori che non vanno a influenzare per niente il tempo ciclo della tua CPU. Per esempio, come vai a farlo? Naturalmente lo puoi fare benissimo anche in SCL, per esempio, lo puoi fare anche in AVL, lo puoi fare anche in COP, però cerchiamo di essere anche abbastanza sbrigativi su questo punto di vista. Quindi vai a fare un case, ok? Vai a applicare la tua variabile, per esempio index, facciamo così, motor index, ok? Naturalmente la vado a definire come tipologia di variabile statica, no, deve essere, scusami, temporanea, no, deve essere una statica, quindi io lo devo andare a creare e a appoggiare. Poi successivamente vado a dire, ok, perfetto, quando questo mio indice vale 1, vado a richiamare che cosa? Per esempio, mi metto qua e vado a richiamare il motore 1. Ho già creato, quindi devo soltanto fare questo tipo di lavoro. Ok? Se sono al richiamo 2, vado a richiamare il motore 2. Naturalmente io vado a chiamare qui innanzitutto il motore e qui vado a dirgli guarda che quando l'indice vale 2 e faccio questo lavoro, vai a richiamare il motore 2. Poi passo al 3, poi passo al 4, passo al 5. In questo modo vado a far sì che per ogni singolo ciclo io ho un richiamo totalmente diverso per ogni ciclo, quindi avrò tempo di ciclo bassissimo, richiamo di motore ogni singolo ciclo. Immagina di averne 100, quindi qua andresti a scrivere dall'1 al 100 e i motori dall'1 al 100 in questa maniera. Naturalmente l'index è una statica se hai un FB, oppure può essere implementato all'interno di un database globale, dove vuoi te, può essere anche un Merker se vuoi, se proprio vogliamo dirla tutta. Naturalmente deve essere un intero, una variabile che è abbastanza utilizzabile, non deve essere un booleano o chissà che cos'altro, quindi ipotizziamo Merker Word, andiamo sul 100, vado a selezionarmi il mio intero, quindi int, ok, motor index, lo vado a richiamare qua, e che cosa devo fare? Com'è che posso modificare questo indice? Molto semplicemente devo far sì che questo indice incrementi a ogni ciclo. Come posso incrementare? Di solito quando si insegna a creare degli incrementi possiamo fare l'aggiunta del nostro indice più 1, c'è anche un'altra funzione che si può utilizzare, vi faccio vedere questa molto semplicemente, sulla base di un pulsante o un impulso, quello che si va a fare è dare un'aggiunta di 1 al nostro indice. Naturalmente a noi non importa il tipo di impulso, noi abbiamo che per ogni ciclo c'è un'aggiunta da fare nel nostro indice, quindi al ciclo numero 1, quindi appena arriva il PLC in sequenza e va a creare un'aggiunta da 0 del nostro indice lo porta a 1, ecco che lo faremo in questo modo.
quindi lo lasceremo totalmente libero, in modo tale che ogni qualvolta cicla PLC lui possa andare a incrementare questo valore. E man mano che incrementa, naturalmente da 1 passa a 2, ciclo dopo da 2 passa a 3, ciclo dopo da 3 passa a 4 e così via, fino ad andare naturalmente fino a 100. Quindi io qui andrò a fare una comparazione e a dirgli guarda che nel momento in cui arriviamo a 100, ok, quindi vado a fare un maggiore, vado a prendere la variabile e dico guarda che quando sei superiore a 100, quindi ipotizziamo dall'1 al 100, devi farmi un move, quindi riparti totalmente. Da che numero devo ripartire? Naturalmente se il mio case parte dal numero 1, io qua devo partire dal numero 1, in modo tale che se il conteggio mi diventa 101, che è maggiore di 100, lui lo butta a 1 come valore e ricomincia dal motore 1. E va avanti così all'infinito, ok? Questo numero continua ad andare da 1 a 100, 1, 100, 1, 100, 1, 100. In questo modo hai la possibilità di richiamare moltissimi motori all'interno del tuo programma senza andare a influenzare quello che è l'utilizzo della tua CPU, soprattutto per quanto riguarda ad altri dispositivi. Se ancora non è fatto, mi raccomando, qui sotto avrai in descrizione tutti i link a tua disposizione per andare a scoprire quello che ti serve. Io ti ringrazio e ci vediamo. Ciao!